airsoft in Japan is really a big hobby and big business, and many of the kid, the kind of the junior high school student, are loves airsoft guns. So Japan is really hard to have real guns, but many people loves airsoft guns, and airsoft game is popular too. So we can see it, many of customers in store. I think airsoft in Japan is really good. My name is Takayuki Baba. The customer and friends from overseas always call me Taka or Baba. Why I play airsoft? Because I born in this world, and my father was the member of JDF, Japanese Air Force. So I love kind of military festival since I was really a little kid. You are lucky, man. Yeah, that's why I thought in the States the Japanese airsoft, the kind of sabage, is not same as the American airsoft military simulation. It's different game. So Japanese airsoft game is really short. One game is 10 minutes or something, but in the States is over 1 hour. So I feel that's different. But I love both. And sometimes I don't like to the player in Japan. So too much bad manner. So that's really the point of airsoft is become popular, but sometimes I don't want. Okay. Yes. Thank you very much, Baba, for the interview. You're welcome, sir. Dopo questa breve introduzione posso confermare quanto detto da Baba. Il soft air è una realtà molto particolare, ma soprattutto un business che ha creato innumerevoli negozi in tutto il Giappone, soprattutto nel quartiere di Akihabara, a Tokyo, come Chigoya per esempio. Si possono reperire tutti i modelli in circolazione di SG, soprattutto Marui, azienda che regna sovrana nel panorama nipponico. Anche gli equipaggiamenti tattici, replica prevalentemente, sono dei protagonisti di questo business che è una vera e propria mania in Tokyo. Ho avuto modo di scoprire alcune differenze marchi a me sconosciuti, come la Volk Tactical per esempio. Qui in Giappone e nel resto dell'Asia non esiste la Maxpedition, ma la Magforce, che è un brand sempre della Maxpedition, che però è solamente venduto in Asia cambiando il nome. Andiamo adesso a vedere però prodotti della Volk Tactical che sono direttamente creati e prodotti qui in Giappone per il Giappone. Difficilissimo, praticamente impossibile trovarlo nel resto del mondo. Questo marchio ha l'unico difetto di costare molto, non replica solo, ma crea anche nuovi prodotti, spesso molto interessanti. Utilizza materiali dello stesso livello delle grandi aziende come Cry, LBT, Eagle e simili. Perciò secondo me non è da considerarsi un brand dedicato solo al soft air, perché visto il prezzo, la qualità, potrebbe benissimo essere considerata un'azienda di alto livello, soprattutto la migliore in Giappone per manifattura ed inventiva. In generale a Tokyo si possono reperire moltissimi equipaggiamenti ed SG di vario genere, per tutti i gusti, anche inerenti a reenactment, con ampi reparti dedicati alla militaria moderna, sino a quella della seconda guerra mondiale, con kit nazisti, americani, russi e simili. Inoltre è possibile anche avere loghi, badge, stemmi di ogni fazione, perché qui non si incorre in nessun reato. È facile vedere anche buffettiere del periodo imperiale della WW2. Gli equipaggiamenti più comuni sono quelli USA moderni, perché quasi tutto il materiale viene importato, questo grazie alle scarsissime tasse doganali e controlli sul surplus inteso come vestiario. Vedere un JPC originale è la più completa normalità. Se si ordinasse una bella PRC vera o qualsivoglia materiale classificato militare, si andrebbe in galera senza troppi problemi, anche per una decina di anni, e questo lo dico per certo. Però è possibile acquistare nei negozi che hanno delle autorizzazioni speciali e chiaramente gonfiano i prezzi. È normale raggiungere i luoghi di gioco con i treni e mezzi pubblici, trasportando vistosamente gli equipaggiamenti, perché tanto nemmeno la polizia ti controllerà, dando per scontato che siano giocattoli, visto che le armi da fuoco sono proibite per legge ai civili. Quindi anche nel centro di Akihabara si potrebbero benissimo vedere persone in uniforme nazista che vanno a una revocazione,
o ragazzi in taglio apertamente tattico, con foderi per SG. Tokyo è il luogo di ogni amante della militare e soft air. I campi da gioco sono strutture organizzate e dotati di tutto il necessario per passare un sabato o una domenica da veri soft gunner. Delimitati da confini ben definiti, dove non possa entrare nessuno di non autorizzato, essi offrono varie tipologie di terreni con scenografie anche molto ricercate. Vi sono le toilette, macchinette per bevande sia calde che fredde, aree di tiro per tarare lo pub, eccetera eccetera. I prezzi per una giornata variano dai 20 a 30 euro a persona. Si è coperti da un'assicurazione solitamente incluso anche un bel pasto caldo, come il classico bento giapponese. Tabete kudasai. Itadakimasu. Questa tipologia è anche ottima per chi vuole incominciare a giocare, perché l'organizzazione noleggia ASG e uniformi anche di buon livello. Solitamente in un campo possono anche giocare più associazione in campi non collegati fra loro, in modo da dar vita a partite private con personale selezionato solo su invito. Wow. Un negozio all'interno del campo di software. Ragazzi, cosa si vuole di più dalla vita? Le principali categorie di campi sono due: boschivi, di grandezza medio-grande, dotati di scenografie artificiali, e i classici close quarter combat, con edifici costruiti appositamente, carcasse di veicoli e perfino mezzi militari a volte. Le tipologie di gioco sono davvero tante. Quella che va per la maggiore è il deathmatch a punti, dove le due fazioni si scontrano faccia a faccia anche per 20 minuti e chi viene eliminato ritorna in gioco dopo aver cliccato sul contatore all'inizio del campo o addosso una persona definita medico. Così facendo vince ovviamente la squadra con meno punti. Inoltre vi sono bandiere in punti fissi predisposte con valigette o allarmi a sirena, anche molto rumorose, in stile videogame. Perciò, come diceva Baba, non c'è una propria realtà di software simile a quella USA o europea. I game sono rapidi e molto tattici perché bisogna saper sfruttare bene le coperture e la coordinazione di squadra usando anche tecniche simili, se non identiche a quelle militari o di polizia. Bene, siamo arrivati al campo, siamo pronti per incominciare questa esperienza del tutto urbana con una settantina di persone. Questi tre che ho davanti sono i ragazzi che giocheranno, cioè con cui giocherò. E questa è la cassa dove si paga, si possono noleggiare le SG, gli equipaggiamenti, i pallini, eccetera eccetera. Prima di giocare ovviamente bisogna iscriversi al game e pagare la tassa. Dopo aver confilato i fogli mi dedico ad un giro del negozio e infine mi preparo al test crono e vengo assegnato ad una squadra, quella rossa. Tutti obbligatoriamente avranno le bandelle e la patch col numero dell'operatore per facilitarne il riconoscimento in gioco. Dajobu? はい。とてもいい元気ですね。ありがとうございます。本日は東京サメパークの定例会にご参加いただきまして誠にありがとうございます。この場を借りて当フィールドのルールと1日の流れについて説明させていただきます。まずヒット判定に関して、ヒットは、体と鉄砲、装備品、全て体に身につけているものとさせていただきます。なお、長弾でのヒットもこちらでは死亡とさせていただきますのでよろしくお願いいたします。また、
molte persone devono ancora arrivare, non inizieremo prima. ゾンビと言います、ゾンビされている方発見しましたらそのままゾンビされているプレイヤーに、直接言うのではなく我々スタッフの方に一声かけていただければ、幸いでございます。よろしくお願いします。 Ogni tavolo viene assegnato, diciamo, appunto a una squadra o insomma un massimo di 5 persone, dove ci sono dei mobili per contenere l'equipaggiamento e delle rastrelliere, che questa è veramente una cosa fantastica. Sebbene il campo sia limitato solamente alla tipologia di gioco giapponese, dove si giochi esclusivamente non solo sparando pallini, perché c'è chi anche spara solo, ma comunque se si va in tattica si fa veramente molto successo. Bene, direi che sono ufficialmente pronto per incominciare questa prima esperienza nei campi urbani con Baba. Cercherò di fare delle buone riprese e spero che vengano abbastanza. Userò un Marui di nuova generazione, blowback, molto interessante, quindi ho un botto di caricatori monofilari, quindi sarà un'esperienza del tutto nuova per me. Spero di riuscire a condividerla in questo video e spero di trasmettervi la bellezza di questo posto. Ci vediamo in campo. Questa giocata è stata davvero divertente, ha messo in campo tutte le mie abilità tattiche e soprattutto mi ha fatto finalmente provare questa tipologia di gioco non molto sviluppata in Europa. Questi match sono stati rapidi, non ho sparato molto e i pochi colpi che ho tirato sono andati a segno. Marui Docet, insomma. Ho deciso di mostrare solo alcuni momenti interessanti della giocata per non dilungarmi troppo e annoiare. Comunque più avanti caricherò le giocate intere sul mio canale YouTube. Oh. これだけ言わせるみたいな。セミグル OK です。セミグル OK ですんでよろしくお願いします。Baba, in the building. Be careful, shot from lake side. They shoot from under their car. Watch out. 車の下から撃ってきてますね。On that. Up. ほら、距離は30メーター。はい。肩とかぶってるのは一回俺右から出ます。いきます。はい。Where? Seriously, inside the building! First floor! 2 guys! Hold it. One down. Hey! Woo! Red, I see yellow. Loading! Ready? Up, I'm ready. Hey!
Here we go!はい。やばい。1本なのにバッテリー切れそう。大丈夫？ダメ。ファック。Echo, do you have handguns? Baby! No. はい。ババ。Okay, shit. Thank you very much. Tango down. Pay attention. Yeah. In the other side. Other side? In the building. Yeah. Where is the enemy? どっちの声がしたどこ？どこそこの壁のはい影が見えるっていうのはあれがお、はいはいナイスWatch the mag. The mag. 5分経過 Empty. 5分経過残り5分残り5分ですオッケー進んでるどこまで進んでるはい。
Sounds all weird. It sounds like a time machine. Yo, that's gotta be enemy over there, man. Let's go around. Let's go. We gotta do that. That's super cool. People think I'm using a helicopter when I'm filming. I guess my brother's in the States. He's Yes. from Japan, and they don't have good ones like this in the States. So he has me like buy and send him. Ah, ok, ok. Adesso parla uno dei ragazzi che lavora nelle forze armate statunitensi, sono 4-5 che stanno qui di stanza nelle basi americane in Giappone. Okay, firstly, please forgive me for the English. I wish I could. Giocare con le forze armate americane è davvero una figata, parlano un casino. Please let me explain this next game, and for our folks that are bilingual, if you could please relay this to your Japanese teammates who don't understand it, I'd really appreciate it. Defending the first objective. You have one respawn. You can choose whatever you want to do with your respawn. If you want to fall back and just stay here for them to attack, you can do that. If you want to use your one life to come and defend this one again, by all means. But if you start here and die here, you get a respawn. If you start here, This question is, if you start here or like you around. can flag at the far base. Gli Okay? stranieri sono una realtà davvero stimolante nel software giapponese. Ho avuto modo di giocare con persone provenienti da tutto il mondo, anche con ragazzi dell'Air Force americani, francesi, indiani, eccetera eccetera. È normale perciò sentire parlare inglese durante le giocate. Lo stesso hit, ossia il colpito, viene storpiato in giapponese in hitto. Questo è davvero molto divertente, però se non lo si urla, si prende comunque le rafficate. Devo ammettere che in questi 3 mesi mi sono veramente trovato bene in questa realtà nipponica, che continuerò, speriamo, anche negli ultimi 3 mesi della mia permanenza qui in Giappone. Prima di concludere, riassumo brevemente quelle che secondo me sono le differenze principali del software. Intanto il nome. Noi siamo abituati a chiamarlo in Italia software e nel resto del mondo airsoft, ma il vero nome in Giappone è survivor game. Quindi questo nome mi ha creato abbastanza problemi in Giappone, perché airsoft mi guardavano con un punto interrogativo, allora ho capito che si chiamasse survivor game, addirittura Saba game, Savage Village, eccetera eccetera, per errate pronunce dell'inglese / giapponese. Il secondo punto è la struttura dei campi. Noi siamo abituati ad avere autorizzazioni su terreni privati o no, su edifici interi, ma comunque non abbiamo delle strutture delimitate da confini ben visibili o comunque che siano di proprietà della struttura stessa. Sì, ok, stanno nascendo in Europa, in Italia ne hanno aperti, per carità, però comunque qui è una realtà ben diversa, qui ci sono da sempre. Una cosa molto bella è che qui sono molto organizzati. Finisce il game, al megafono l'organizzatore o comunque il proprietario del campo dà
5 minuti al ricominciare, 5 minuti, e tutti chiaramente i lavori giapponesi lo rispettano. Quindi non c'è il cazzone che, oh no, io arrivo dopo, mi fumo una siga, eccetera. Qui sono tutti molto strutturati perché qui si ha il rispetto degli altri giocatori. Qui non è uno sport, è un gioco. Questa è forse la principale differenza. Qui è visto come un gioco per tutti, non è visto un gioco pericoloso. Tu puoi andare in giro benissimo con una SG equipaggiato in taglio tattico ad Akihabara senza problemi, perché tanto la polizia non ti darà mai problemi. Chiaramente se hai un coltello, quello sì, ma questo è legato a un fatto brutto accaduto ad Akihabara qualche anno fa, che non serve adesso discuterne. Un'altra differenza che riguarda questo un po' più il punto della militaria, però anche comunque del survivor game, è il fattore femminile. Qui le donne hanno un ruolo fondamentale. Sto mandando ora delle immagini di una ragazza riservista del GSDF / modella, che è autorizzata anche a sparare con armi vere, comunque è molto bella, sfrutta il suo fascino e la sua competenza in ambito militare per comunque catturare l'attenzione. Quindi comunque qui ce ne sono tantissime di queste ragazze che giocano allo stesso tempo, che amano il soft air, non sono solo delle modelle pagate per dire ah sì, a me piace la JTAC, no. Queste sono ragazze che profondamente vogliono giocare a soft air, gli piacciono le armi vere, finte, gli equipaggiamenti, se ne intendono abbastanza. Quindi il Giappone ha partorito questa mentalità comunque della donna che è ovunque, basti vedere gli anime, le maid, i maid caffè, eccetera, eccetera. Questa è per esempio una rivista con ragazze, occidentali, con equipaggiamenti e dotate di kit list, niente male. Sono riviste veramente interessanti, io le preferisco agli uomini perché sono maschi, cioè non c'è niente di male da dire. Se finalmente posso vedere degli equipaggiamenti belli, con una bella ragazza, cazzarola. Comunque questo è per darvi vedere che qui c'è una libertà totale di espressione dal punto di vista militare. Spero di aver realizzato un buon video, un buon documento dove descriva bene le differenze che ci sono tra il soft air, o meglio, il survivor game giapponese e quello europeo / occidentale, anche se vi sono delle profonde differenze anche tra quello americano e quello europeo. Ma comunque, devo ringraziare tantissimo di nuovo Baba e Naka, i miei 2 contatti giapponesi che veramente dal più profondo del cuore li ringrazio tanto per quello che hanno fatto per me, e Susanna Garnero per quanto concerne tutto l'apparato della traduzione italiano / inglese. Quindi ringrazio soprattutto queste 3 persone che mi hanno aiutato tantissimo nella realizzazione di questo video, che spero, ripeto, vi sia piaciuto e che abbiate apprezzato. Detto ciò, consueta frase, mettete mi piace al video, almeno questo che ci ho impiegato 3 mesi a realizzarlo, condividetelo e se verrete un giorno in Giappone sappiate che giocare a soft air qua è davvero una fottuta figata. È un'esperienza diversa rispetto a quelle solite giocate che si possono fare in Italia. Però, considerazione personale, mi piace tantissimo giocare qua, ho ritrovato l'adrenalina e penso che se io potessi giocare una volta al mese in questo stile giapponese, ma tutte le altre volte nel mio solito stile con i miei amici in valle, devo ammettere che sceglierei questa opzione. Perché non per quanto riguarda il punto di vista delle giocate, ma perché comunque sono nato in un contesto diverso da quello giapponese. Per sparare pallini con tattica questo è il modo migliore. Grazie per aver visto questo video, vi ringrazio veramente tanto e lascio la conclusione al mio amico Baba. Yosh! いってらっしゃい。Oi, tekimasu!